Ciao a tutti, pace e illuminazione, bentornati su questo canale, la Via del Sutra del Loto, un canale in cui noi eh, 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 lavoriamo per comprendere il Sutra del Loto, il buddismo di Nichiren e i suoi Gosho. È diventato questo canale il canale più visto ed è diventato, diciamo, una stanza, un cortile, boh, non so come definirlo, no? Frequentato da molte persone che, tra l'altro, io ringrazio perché mi mandate dei commenti meravigliosi. Continuate a mandare i commenti perché i commenti per me, per noi, per me e Laura sono importantissimi perché mi fanno capire come la pensate, come la vedete, capite che essendo qua da solo per me è importante avere un contatto diretto con voi. Mi raccomando, come vi dico sempre, cercate di condividere i video, fateli vedere anche ad altri e parlatene tra di voi, no? Nelle vostre riunioni, quando vi incontrate, parlate di quello che avete sentito in questi video, no? Magari mi mandate una mail su Mie Edizioni e mi dite poi che cosa avete, diciamo, concluso, perché, ecco, io ho fatto questo canale per questo. Ogni volta che faccio un video per me è entrare nelle vostre case e parlarvi, darvi tutta la mia esperienza, darvi tutto quello che so, e aiutarvi a praticare questo tipo di buddismo. Un tipo di buddismo che è un tipo di buddismo particolare, anche perché è stato contaminato da tante cose che non hanno proprio nessun senso e lo stanno soffocando, perché leggevo ultimamente che il buddismo di Nichiren è in caduta libera, molte persone smettano di praticare perché magari hanno avuto esperienze che hanno detto ma insomma ma io mi ero avvicinato per praticare il buddismo, qua invece questi non sono buddisti. Io lo capisco, ho fatto anch'io le spese di tutte queste cose, no? Però questo è un tipo di buddismo, per come io lo racconto, per come io lo insegno, per come io ve lo insegno a voi, che è meraviglioso. Io vi parlo del Sutra del Loto e vi parlo del Gosho, vi parlo dell'insegnamento di Nichiren. Fai attenzione a questo video perché questo video qua è molto importante per la tua, come ti dico spesso, per la tua vita di tutti i giorni, perché in questo video ti darò le chiavi per fare in modo che il Gosho ti sia utile nella tua vita, no? Oggi, invece di fare l'esegesi di un Gosho particolare, mi voglio fermare un attimo e dirti, spiegarti come fare in modo che il Gosho, che qualsiasi Gosho di Nichiren, ti sia davvero e realmente utile nella tua vita. Il Gosho cos'è? Sono le lettere che Nichiren ha scritto ai suoi discepoli. In queste lettere Nichiren cosa fa? Racconta determinate cose. Ecco la chiave. La chiave qual è? È quella di se Nichiren parla a un determinato suo discepolo che ha un problema, tu devi fermarti un attimo e devi dire io sono quel discepolo lì. Nichiren sta parlando con me. Come posso quel problema di cui Nichiren sta parlando tradurlo nella mia vita di tutti i giorni? Ti faccio un esempio. Se leggi che Nichiren
parla tipo come ai fratelli Kegami, no? Della persecuzione del padre, che il padre comunque, cioè, è contro al loro insegnamento, no? Sta marciando contro, fa di tutto per mettere i bastoni fra le ruote e tutto. Questi qui sono situazioni che nella vita di tutti i giorni noi viviamo. Li viviamo nell'ambiente di lavoro, li viviamo in vari frangenti della nostra vita, no? Quindi il vedere come Nichiren chiede al discepolo di affrontare una determinata cosa ti deve aiutare a te per fare lo stesso. Se non fai questo, il Gosho rimane una lettera del Giappone del XIII secolo, mentre invece non è così. Il Gosho è molto più attuale di quello che si pensa. Vedi, molti di voi sono stati approcciati al Gosho in maniera totalmente sbagliata, no? Hanno e vedono Nichiren come se fosse un dio, come se... Invece, se tu vedi Nichiren così, Nichiren non ti è utile. Perché? Perché lo vedi una persona al di fuori di te, mentre invece tu devi vedere Nichiren il tuo maestro. Tu devi vedere Nichiren una persona che sta parlando a te, che sta parlando a me, che sta parlando a noi, usando un linguaggio che certamente non è vicino al nostro modo di parlare, però questa serie di video che scopo hanno? Quello di renderti il Gosho più vicino alla tua vita. E per rendertelo più vicino ti devo raccontare questo che ti sto raccontando in questo video. Quando senti che un discepolo eh, viene rimproverato, no? Tu ragiona sul rimprovero che fa Nichiren. Prova a dirti perché lo rimprovera, cosa sta facendo questo qui. Sta esulando, io sto esulando, io sto praticando il Sutra del Loto. Cosa vuol dire praticare il Sutra del Loto? Cosa vuol dire portare il Sutra del Loto nella tua vita? È questo il discorso che tu ti devi fare per fare in modo che il Gosho diventi veramente tuo. No? Cioè, che cosa devo fare per essere un discepolo? Perché vedi, Nichiren è un maestro. Tanti si definiscono praticanti di Nichiren, ma non seguono Nichiren, seguono se stessi, seguono le proprie ambizioni, no? Gli è stato detto fai il daimoku per avere questo, per avere quell'altro. Questo è un'altra cosa da quello che ha detto Nichiren. Anzi, è molto pericoloso perché ti porta a soffrire. Quindi fai attenzione a questo, ascolta quello che ti dico. Leggere il Gosho non è facile, perché i Gosho non sono facili da comprendere, lo so benissimo. Però tu non leggerlo solo una volta, no? Tu quando lo leggi non cercare di capire, perché lì ti si chiude la... Tu leggi come se leggessi una qualsiasi cosa, un articolo di giornale, no? Arrivi in fondo, pensi un attimo, dici che cosa mi è rimasto, che cosa mi è... mm, ti vai magari a vedere i punti che ti hanno colpito di più, o se no riprendi a leggere, ti rilassi un attimo, ti bevi una tisana e cose del genere. Già il fatto che tu decida di dedicare del tuo tempo per comprendere il Gosho
Anche questa è pratica corretta. Anche questo è praticare il Sutra del Loto. Se tu ti avvicini al devoto del Sutra del Loto, sei invaso dal Sutra del Loto. Se tu ti avvicini e stai con persone che sono da un'altra parte del Sutra del Loto, tu ti allontani dal Sutra del Loto. Quindi la tua pratica non ha nessun senso. Facci bene attenzione, fai bene attenzione a tutto questo, no? Il goscio è importante se tu fai questo lavoro. Ti devi dedicare 5-10 minuti, no? E te lo leggi. Puoi anche non leggerlo tutto, puoi leggerne un pezzo, poi l'altro pezzo lo leggerai dopo. No? Puoi leggerne un pezzo e dici che cosa ho capito di questo pezzo, che cosa mi sta raccontando. Cerca un pochettino di sentirlo Nietzsche mentre parla, no? Cerca di capire che cosa stava vivendo. Nietzsche era in continua persecuzione, no? Era terrorizzato, cioè, tutti gli volevano tagliare la testa. No? Quindi la sua vita era difficile. Però scriveva, tu quando leggi il Gosho, cerca di capire lo stato d'animo di Nietzsche. Se tu cerchi di capire lo stato d'animo di Nietzsche, comprendi la sua compassione, perché invece di mettersi lì e dire quello che t'han detto a te, pratico perché sia liberato, pratico perché quello lì non mi tagli la testa, pratico no, lui invece parla per te. Lui cerca di aiutarti, cerca di risolverti dei problemi. Ovviamente i suoi problemi non erano come i nostri, perché era il Giappone del XIII secolo, no? Però con un minimo di sforzo tu riesci a portarla ai giorni nostri. Un discepolo che viene rimproverato, come ti dicevo, un discepolo che ha problemi, che c'è della gente che ce l'ha con lui perché lui... Queste sono cose che noi viviamo, ad esempio, nell'ambiente di lavoro, no? Non ci siamo tutti simpatici. Ci sono magari nell'ambiente di lavoro gente che ti stanno un po' qui, no? E ti fanno, marciano magari con... Ecco che cosa significa il guscio. Ecco dove tu puoi rendere il guscio tridimensionale. Ecco dove tu riesci a fare in modo che il guscio sia vivo e sia vivo dentro di te. Allora, se tu fai questo, che cosa succede? Che cosa avviene? Che alla fine del guscio ti sembra che Nietzsche abbia parlato con te. E quindi il tuo atteggiamento è completamente diverso. Non ti senti più solo. Non ti senti più piccolo. Ti senti spalleggiato, ti senti amato, ti senti capito. Senti che i tuoi dubbi sono ascoltati. Senti che i tuoi dubbi sono i dubbi che hanno avuto persone che erano al tempo di Nietzsche, che avevano altre situazioni, ma le situazioni, l'essere umano, credimi, è cambiato. Sono cambiate tante cose, ma le situazioni più o meno sono sempre le stesse. Se tu nella tua vita ti capita di rivivere sempre le stesse situazioni, che cosa significa? Che tu devi cambiare la causa.
Perché? Perché le situazioni sono l'effetto. E se tu vivi sempre quelle determinate situazioni vuol dire che devi cambiare la causa. Se tu incontri sempre persone che poi ti mollano o che ti fanno soffrire, forse le persone che a te piacciono dovresti magari guardarle meglio. No? Non ti si dice di essere duro, tutt'altro. Perché ricordati che chi ti fa male a se stesso, non a te. Tu gli permetti di farti male se fai in modo che il male che ti ha fatto entri dentro di te. Il Buddha, quando gli è stato detto, è stato criticato, no? Ha detto, va bene, adesso prendi queste critiche e portatele da te, a me non mi servono. Ecco, il male e fa male quando tu lo lasci entrare. Ma se tu il male lo tieni alle porte, rimane lì. Noi come esseri abbiamo questo brutto vizio di pensare tanto e fare in modo che i nostri pensieri diventino la nostra vita. Ecco da dove arrivano tutte le nostre fobie, no? Abbiamo magari qualcosa che vorremmo ottenere, non facciamo altro che pensarci e viviamo in funzione di quel pensiero. E facendo così non facciamo altro che allontanarlo. Perché? Perché continuando a pensare a quello noi non stiamo bene. Non stando bene non otteniamo il bene. Perché il Buddha diceva che la vita è la nostra mente. Ciò che noi abbiamo nella nostra mente noi creiamo, ricreiamo, buttiamo nella nostra vita. Quindi è molto importante avere dei bei pensieri, cercare di rimanere sempre positivo in ogni situazione. Vatti a fare una passeggiata, vatti a guardare gli alberi, vatti a guardare il colore delle macchine che ti passano davanti alla finestra di casa, hai capito? Se non hai gli alberi, la fortuna di avere gli alberi vicino, no? Cioè, distogli la tua mente. Distogliendo la tua mente, allontani il pericolo e avvicini ciò che desideri. Per questo è folle, per questo è profondamente sbagliato mettersi degli scopi davanti al gonzo. Perché se tu ti metti degli scopi davanti al gonzo, poi non fai altro che pensare a quelli e finché non li raggiungi, non stai bene, perché sei in ansia, quindi non li raggiungerai mai. Se li raggiungi è una botta di culo, capisci? Ma non è il Daimoku. La pratica buddista è tutta un'altra cosa. Il Sutra del Loto è tutto un'altra cosa. Mi raccomando, fai quello che segui i consigli che ti do. Mm? Ciao a tutti, pace e illuminazione.